Per poter fare un'autentica pizza napoletana in casa, che sia sottile nella parte centrale, ma con un cornicione di questo tipo, gonfio e spugnoso, la tecnica di stesura è fondamentale. Ecco allora una delle tecniche tradizionali illustrate a piccoli passi. Questi sono due panetti che hanno ormai completato la fase di appretto. Togliamo la pellicola trasparente e versiamo un po' di farina sul tavolo. Ne spargiamo un po' anche sulla spatola, in modo che i panetti non si appiccichino alla lama. Preleviamo quindi un panetto e lo ribaltiamo sul cumulo di farina. Il lato che deve andare a contatto con la farina è quello superiore, che io ho chiamato lato A. Spolveriamo un po' di farina sul panetto e iniziamo a schiacciare con entrambe le mani dal centro verso l'esterno. Facciamo però sempre attenzione a non toccare i bordi. Dobbiamo infatti lasciare intatto almeno 1 centimetro. Questo diventerà il cornicione della nostra pizza. Ribaltiamo nuovamente il panetto in modo da riportare in alto il lato A e ripetiamo gli stessi movimenti fin quando riusciremo a posizionare entrambe le mani all'interno del disco. Così facendo avrei creato quello che io definisco il mini disco. A questo punto spostiamo il disco di pasta in un punto del tavolo libero dalla farina e passiamo alla seconda fase, quella finalizzata ad allargare ulteriormente il disco di pasta. Metti tutto il disco di pasta sul palmo della mano destra. Poi passalo sul palmo della mano sinistra, facendo ruotare leggermente il disco verso il tuo petto. Man mano che il disco di pasta inizia ad allargarsi, sostienilo da un passaggio all'altro con il polso e poi con tutto l'avambraccio. Fai attenzione a non appendere la pasta nel vuoto, così eviterai che il disco si deformi e si strappi. Ripetiamo questo movimento fino a quando il disco di pasta avrà raggiunto la dimensione desiderata, cioè circa pari a quella della teglia di cottura. Il disco di pasta è pronto per diventare la tua gustosissima pizza napoletana. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. Se vuoi saperne di più, visita il mio sito web www.sfidapizza.it. PS, questo video è tratto dal mio videocorso, in cui, oltre alla tecnica, illustro un metodo di lievitazione con orari finalmente precisi, affidabili e adeguati ad ogni possibile temperatura nella tua cucina. Alla prossima, ciao!